ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Questa è la seconda parte della serie della revisione totale del motore della mia BMW R100. In questa parte parleremo di come mettere la catena di distribuzione, allineare il tutto, preparare il coperchio ed infine montare il coperchio della catena di distribuzione. Per rendere più facile il montaggio della catena, io ho fissato il perno del tendicatena con una fascetta di plastica, o detta pure fascetta per i cavi. Dopodiché, prima di appoggiare la catena sul pignone dell'albero del motore e dell'ingranaggio dell'albero a camme, bisogna allineare questi due. Sull'ingranaggio dell'albero a camme, o detto pure corona, c'è un forellino su un dente e questo dovrà essere allineato al forellino sul dente del pignone dell'albero del motore. Quando questo sarà stato fatto possiamo mettere la catena e di seguito chiuderla con il fermaglio. Questo lavoro non è facilissimo, ma aiutandosi con una pinza ed un cacciavite non ci saranno problemi. Quindi quando il fermaglio sarà appoggiato in modo giusto, bisognerà mettere la piastrina tendifermaglio e poi chiudere con il chiudifermaglio. E questo è una tricky part perché l'apertura del chiudifermaglio dovrà essere messa in senso contrario a come girerà il motore. Comunque, come vi faccio vedere a video, è giusto. Ecco più da vicino come è fissato il fermaglio della catena. Con l'inquadratura dal lato opposto possiamo scorgere come è posizionato il fermaglio. E adesso vediamo anche come sono allineati i due pignoni. Vedete i due forellini simbolizzati dalle frecce rosse e con la freccia nera per farvi vedere la posizione. Poi lubrifichiamo bene il perno dove va messo il tendicatena e fissiamo quest'ultimo con la rosetta di sicurezza. Alla fine togliamo la fascetta di plastica e facciamo combaciare il perno con il tendicatena. A questo punto bisogna fare un po' di attenzione. Il mio modello monta uno setup che vi faccio vedere tra poco, ma ci sono altri modelli che hanno un modo differente di montare la barra guida catena. Quindi, nel mio caso posizioniamo le due rondelle come vi faccio vedere sul video e poi sopra ci mettiamo la barra guida catena. Sulla vite ci mettiamo una rondella ondulata e anche sulla barra filettata, come vediamo in questo momento. E poi ci mettiamo al bullone e li tiriamo o li serriamo a 32 Nm. Adesso prepariamo il coperchio. Togliamo l'anello di tenuta vecchio e ne inseriamo uno nuovo. Addirittura con le dita, non c'è bisogno di un attrezzo speciale. L'importante è che sia a filo.
Dopo aver lubrificato bene la catena di distribuzione, ingrassiamo pure il cuscinetto dell'albor motore. Adesso mettiamo del silicone ad alta temperatura sul coperchio della catena di distribuzione. Chiaramente la superficie dovrà essere pulita e sgrassata. Da non dimenticare le due guarnizioni di carta. Io ci metto un po' di silicone per farle stare ferme. E adesso vai di silicone anche sulla fronte del motore, che dovrà essere sgrassato e pulito in modo perfetto. Prima di mettere la guarnizione di carta, vediamo di cospargere bene il silicone sulla fronte del motore. Poi mettiamo la guarnizione di carta e la posizioniamo in modo giusto. Ok, ci siamo. Adesso montiamo con cura il coperchio sul motore. A questo punto posizioniamo questi bulloni speciali e questi vengono montati nei seguenti fori, uno a destra, uno a sinistra e un altro di nuovo a destra ma in basso. Ed alla fine metteremo le viti e le stringeremo, come vedrete sul video, a circa 10 Nm. Non dimenticate di stringerle in modo incrociato. Siamo già arrivati alla fine della seconda parte. Cosa vedremo nella terza parte? Nella terza parte sarà molto interessante perché ci sarà il gemellaggio tra il motore e il telaio. Mi raccomando, non perdetevela. E se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like, grazie mille.